Salve, io sono Thesaurus e vi do il benvenuto in questo nuovo Paleofauna Profile, video nei quali analizziamo un genere e in questo caso anche una specie di creature estinte nello specifico. E la specie di oggi è Yi Qi, in cinese stranala. Ma bando alle ciance e vediamo un po' perché stranala. Con Yi Qi intendiamo una specie di dinosauro vissuta in Cina intorno alla seconda metà del Giurassico. Lo Yi Qi era una creatura molto particolare perché presentava delle ali molto più simili a quelle degli pterosauri che a quelle degli uccelli, a cui tra l'altro era strettamente imparentato. Infatti queste ali erano costituite da una membrana e venivano sostenute dalle dita principalmente, soprattutto il terzo dito che era molto più lungo rispetto agli altri, e da un particolare osso del polso simile a quello di altri animali che praticano il volo planato. Infatti, essendo privo di tutte quelle strutture, come per esempio i muscoli del volo, o i forti muscoli del volo caratteristici degli uccelli e anche lo sterno carenato, sempre caratteristico degli uccelli, non era in effetti in grado di compiere volo attivo, ma si limitava a planare. Diciamo che Yi Qi cadeva con stile. La struttura dell'ala di Yi Qi, tuttavia, è ancora molto dibattuta e ci sono vari studi e vari modelli proposti per farla, funzionare. Tuttavia non mi dilungherò a riguardo, in quanto sono argomenti abbastanza tecnici che potrebbero non interessare a molti di voi. Nel caso vi invito a informarvi a riguardo, se effettivamente ne avete interesse. Yi Qi era però dotato anche di piume. Infatti era, come abbiamo detto, strettamente imparentato agli uccelli. Tuttavia queste piume, nonostante effettivamente egli facesse parte di un clade che comprendeva dinosauri, tra cui gli uccelli, con piume e piumaggio molto sviluppato, erano di fatto molto primitive. Il perché le piume di Yi Qi non fossero così sviluppate è presto detto, perché non avevano poi una funzione preponderante negli spostamenti dell'animale, ma probabilmente servivano per la sua termoregolazione. Probabilmente possiamo immaginare che Yi Qi infatti fosse endotermo, come gli uccelli e i mammiferi. Un'altra caratteristica degna di menzione sono inoltre le zampe abbastanza lunghe e che terminano con dei, chiamiamoli piedi, simili a quelli degli uccelli moderni, o meglio della maggior parte degli uccelli moderni. Questo perché Yi Qi molto probabilmente era un animale arboicolo e che si spostava da un albero all'altro planando o saltando. Yi Qi aveva una testa relativamente piccola, su un collo che invece era relativamente lungo e presentava una dentatura molto particolare. Infatti Yi Qi aveva pochi denti, ma molto grandi, e che non erano dritti, ma sembravano voler uscire all'esterno. Erano piegati verso l'esterno. Per restare in tema, la dieta di questo animale era probabilmente costituita di insetti e forse piccoli mammiferi o, perché no, anche altri piccoli dinosauri. Un'altra particolarità di Yi Qi sta nel fatto che conosciamo di che colore fosse. O meglio, ne siamo quasi certi. Infatti, da alcune analisi al microscopio elettronico è emerso che probabilmente Yi Qi era nero o comunque molto scuro sulla maggior parte del corpo, tranne la testa che presentava un colore giallo marrone, un giallo marroncino, così come le membrane alari, che probabilmente appunto avevano lo stesso colore della testa, o un colore simile. Così, la prossima volta che sentirete qualche espertone dire che non si conosce il colore dei dinosauri, voi potete correggerlo dicendo non di tutti i dinosauri. Every party needs a pooper, that's why they invited you. Party pooper, party pooper. Infine, Yi Qi probabilmente possedeva, come i suoi parenti più stretti, delle lunghe piume alla fine della coda, relativamente tozza, che in questo animale potevano anche essere d'aiuto durante le planate, ma che forse avevano semplicemente funzione accessoria, funzione più che altro comunicativa, magari, per conquistare una femmina oppure per alcune lotte rituali tra maschi? Non si sa. A dire la verità, non si sa nemmeno se effettivamente le avesse queste piume. Però, dato che i suoi parenti più prossimi ce le hanno,
possiamo immaginare che le avesse anche Ichi. Avendo finito, diciamo, le caratteristiche fisiche rilevanti di questo animale, passiamo ora alla sua classificazione e ai suoi parenti più stretti. Lo Ichi faceva parte di una famiglia piuttosto particolare. Infatti era un membro della famiglia degli Scansoriopterygidi, che comprendeva Scansoriopteryx e Epidexipteryx. Entrambi presentavano come Ichi delle dita molto allungate, soprattutto il terzo dito. Tuttavia, non si sa che funzione avessero in questi altri due, dato che non è stata ritrovata, o meglio, non sono state ritrovate le prove di un possibile patagio. Quindi, forse avevano la stessa funzione di Ichi e semplicemente facevano da struttura portante, diciamo, per un'ala, oppure avevano altre funzioni che ci sono sconosciute. È curioso notare poi che lo Ichi, nonostante non fosse poi più grande di un piccione, era comunque il membro più grande della sua famiglia. Infatti, gli altri Scansoriopterygidi sono anche tra i dinosauri più piccoli mai ritrovati. Gli Scansoriopterygidi sono poi parte, sebbene siano membri piuttosto primitivi che sono distaccati precocemente dagli altri, del gruppo dei Paraves, un gruppo che comprende dromeosauri, trodontidi e gli uccelli moderni. Fun fact: il Tyrannosaurus era più strettamente correlato a Ichi rispetto che a altri famosi grandi teropodi quali Allosaurus, Giganotosaurus, Spinosaurus. Infatti condividono lo stesso clade, quello dei Tyrannoraptor, che comprende i tirannosauroidi, i compsognatidi, i maniraptori, gli ornitomimosauri, gli uccelli moderni e Ichi. Ichi ha inoltre uno dei nomi più corti nella storia degli animali in generale. E vi prego, per favore, però, per le prossime volte, i nomi in latino o in greco. Mi disturba vederli in altre lingue. Grazie, ricercatori cinesi. Grazie. Detto questo, io potrei concludere qui. Spero che questo video vi abbia interessato. Il mio compito era farvi conoscere questo dinosauro, sì, ma anche farvi vedere quanto la natura possa essere ingegnosa e creativa, pur usando alla fin fine sempre gli stessi materiali, diciamo, ma anche per farvi capire che se non si è abbastanza competitivi, la natura ci mette poco ad eliminarvi. Lo Ichi infatti si è estinto perché molto probabilmente non era in grado di competere con animali che, diciamolo, avevano lo stesso ruolo ma erano più efficienti, quali gli pterosauri, ma soprattutto gli uccelli stessi. E con questo io vi saluto e spero ci vedremo in un prossimo video. Ciao!